Oggi parliamo del buyer agents o real estate personal shopper. Questa figura che è conosciuta soprattutto in America e qui in Europa è poco comune e quindi molti la ignorano. Di cosa si occupa il personal shopper o buyer agents? È un professionista che sta al fianco del compratore, quindi del buyer, e lo aiuta in tutto il processo decisionale che va dalla definizione degli obiettivi del compratore fino alla firma del contratto davanti al notaio e si assicura che vengano fatte tutte quelle operazioni che portano il compratore a prendere coscienza di quelle che realmente sono le sue esigenze e in base a questo va ad aiutarlo a trovare la soluzione migliore che il mercato offre in quel momento per soddisfare queste esigenze. E inoltre il buyer agents ha anche il compito, laddove non ci siano le circostanze favorevoli, di dire al compratore: non è il momento giusto di comprare, fermati, bisogna che rianalizziamo il mercato più avanti, perché quello che vuoi tu in questo momento non c'è, oppure c'è, ma le condizioni non sono quelle ideali per le tue esigenze. Quindi il personal shopper si fa garante di tutto il processo decisionale e aiuta poi ovviamente anche il buyer nella ricerca e selezione degli immobili, ma lo fa appunto con un criterio, con un metodo, in modo che il buyer non debba visitare decine di immobili e contattare decine di proprietari. Il contatto con i proprietari viene fatto dal professionista, quindi dal personal shopper, che fa una selezione in base ai criteri che sono stati decisi in comune e seleziona gli immobili più adatti alle esigenze del cliente e solo questi sono quelli che vengono poi visionati dal cliente e sulle quali poi insieme si faranno i ragionamenti per vedere se rispondono effettivamente alle esigenze. Si fa l'analisi della documentazione, si verifica che ogni cosa sia in ordine e quindi si può procedere. Nel procedere il personal shopper o buyer agents aiuta il buyer anche a rapportarsi con tutte le figure che entrano in gioco nella transazione immobiliare, quindi l'eventuale agente immobiliare, l'eventuale costruttore, l'avvocato se esiste un avvocato, il notaio, insomma tutte le figure e diventa diciamo, l'elemento che guida e garantisce il cliente, il buyer, nel suo processo fino all'acquisto della casa. È una figura che molto spesso il cliente pensa di non necessitare, perché dice, perché devo spendere, devo investire, no, investire, perché devo spendere dei soldi per un professionista che mi aiuta a comprare una casa quando è pieno di agenti immobiliari, è pieno di agenzie immobiliari. Beh, il lavoro è estremamente diverso. L'agente immobiliare, l'agenzia immobiliare hanno un loro portfolio di immobili e quindi si muovono per vendere questo portfolio, perché il loro vero cliente non è il buyer, il loro vero cliente è il venditore e ovviamente l'agenzia guadagna se vende. Mentre il personal shopper lavora per il buyer, è pagato dal buyer e fa esclusivamente gli interessi del buyer e cerca su tutto il mercato, quindi va a bussare se serve a tutte le agenzie, va a bussare a tutti i costruttori, perché l'unico interesse che ha è quello di salvaguardare l'interesse del proprio cliente, che come dicevamo è il buyer. Quindi la differenza è veramente molto importante. E quando il buyer si rende conto che aveva bisogno di un real estate personal shopper, quando fa un acquisto mosso dall'entusiasmo, mosso così, dalle proposte che gli vengono fatte dal più bravo degli agenti immobiliari
che fa il suo mestiere e compra un immobile che nell'arco di 1 o 2 anni si rende conto non è quello di cui aveva bisogno, perché ha sbagliato zona, perché non ci sono i servizi che gli servono, perché si è fatto muovere dall'emozione del momento e non ha considerato quelle che sono le sue vere esigenze. Allora capisce che l'errore gli costa molto, ma molto di più di quanto avrebbe dovuto investire in un personal shopper che l'avrebbe aiutato a fare in modo che questa brutta esperienza non si verificasse. Perché rendiamoci conto che è vero che un immobile lo compro e poi lo posso rivendere, ma comprare un immobile oggi, oltre al costo dell'acquisto dell'immobile, comporta una spesa aggiuntiva che varia dal 12 al 13% per le tasse, per la registrazione dell'immobile, per il notaio, e questo 13% non sempre si riesce a recuperare, perché vuol dire che per recuperarlo dovrei vendere la mia casa almeno con un 13, 14, 15, 20% in più di valore di quella che l'ho acquistata, ma non è sempre così, perché comunque ci sono tante variabili che possono entrare in gioco e quindi e poi non dimentichiamo il fattore tempo che viene impiegato per accorgersi che la casa non è quella giusta, per rimetterla in vendita. La vendita non è sempre automatica, se voglio una vendita veloce devo fare una vendita con un prezzo molto concorrenziale, se invece voglio vendere bene mi serve tempo, per cui il tempo passa e insieme al tempo che passa insomma ci sono ansie, stress e quant'altro, quindi il costo di questo errore è veramente veramente alto, non solo in termini economici ma anche in termini emotivi, in termini di tempo e in termini di stress. Quindi va considerato bene e bisogna ricordarsi che è meglio riflettere prima e pensare prima di fare un passo accompagnati da un professionista che ti aiuta nella scelta. Perché questo? Perché la maggior parte dei clienti con cui lavoriamo sono clienti stranieri, non è un cliente che è qua in Spagna sul posto, conosce bene l'ambiente, sa muoversi. Molto spesso il cliente acquista quasi direttamente da casa, affidandosi a un'agenzia che magari ha trovato attraverso un'altra agenzia che è sul suo territorio, no? Che hanno questa partnership e questi ti vendono ovviamente gli immobili che hanno nel loro portfolio, che sono sicuramente degli immobili meravigliosi, perché qui ci sono veramente delle situazioni molto belle, molto interessanti, soprattutto con le opere nuove, ma anche con degli usati che sono a volte meravigliosi, ma il problema non è trovare una casa meravigliosa, il problema è trovare la casa meravigliosa che risponde alle esigenze del cliente, e il cliente in questa circostanza non sempre vince. Perché? Perché gli viene proposto non quello che serve a lui, ma quello che in quel momento il venditore ha a disposizione, perché appunto lavora in un ambito limitato. Quindi tu che sei lontano, tu che non conosci il territorio, tu che non conosci la lingua, le regole, le realtà, valuta bene i passi che devi fare, perché sbagliare veramente costa molto caro, e invece avere una persona al tuo fianco che ti guida, ti consiglia e ti rende il percorso fluido e soprattutto consono alle tue necessità è la più grande vittoria, ed è l'investimento più intelligente e più sicuro che puoi fare per la tua salute mentale e anche per la tua economia personale. Per questo ti invito a riflettere prima di fare
qualsiasi acquisto, e se hai qualche dubbio o qualche curiosità da soddisfare, contattaci, saremo veramente felici di raccontarti come possiamo aiutarti e di darti qualche suggerimento in più per sapere come orientarti per acquistare con metodo e sicurezza una casa in Spagna. A presto!